è ripartito raccontando, io ti dico, secondo me ci sta stretto, perché se guardiamo i numeri, la quantità di opportunità create, onestamente il pareggio ci sta un po' stretto, però voglio sentire la tua lettura di questi 94 minuti. Sì, ma a me quello che mi interessa è questa differenza che c'è stata all'inizio e alla fine, perché se dicono che è diverso e che non ci sta stretto è perché noi gli si è dato la possibilità di dire questo, perché quello che abbiamo fatto da ultimo lo possiamo fare anche all'inizio, insomma, ecco. Anzi, lo dovevamo fare, questa convinzione di essere una squadra forte, di poter giocare, se ci aggrediscono diventa ancora più importante e più facile andare a fargli male. Invece poi in alcuni momenti si diventa un po' timidi e si ha questi scoramenti che sembra proprio di non avere il carattere, di non avere la sostanza per stare a questi livelli, ecco. Rimane anche poi un po' di, tra virgolette, amaro in bocca mentre c'è JJ che sta facendo spettacolo qua dietro le camere. Di solito quando raggiungi il pareggio a 5 dalla fine c'è quell'entusiasmo, quella forza emotiva che bisogna andare a cavalcare, e non ce n'è stata occasione. Nei pochi minuti che sono avanzati il pubblico di testa ci hanno provato, ma il gioco proprio non ha consentito di sfruttarla. Peccato questo. E ogni volta abbiamo ripreso farlo un'altra volta, gli abbiamo ridato a loro e allora diventa tutto più difficile, perché poi anche lì è un'altra mini analisi dentro il contesto che si diceva prima, perché a quel punto lì, se si riesce a portare, a continuare quell'azione forte e potente che abbiamo fatto, poi bravo, vedi, ora mi guardi, ma secondo me lo fa. Passano gli arbitri, perché c'è una partita anche nella partita con gli assistenti e con gli arbitri. Sì, no, ci siamo salutati da ultimo, per cui anche con loro poi ora ci comincia a essere il rapporto, ci si parla e già prima si va poi a analizzare quello che è successo. Andiamo in studio per sentire le domande per il mister. Buonasera mister, Buonasera. questa sera abbiamo creato tante occasioni, però purtroppo abbiamo segnato solo una volta, segno che ne abbiamo sbagliate troppe. È però questa Inter un po' più vicina a quella che vinceva tante partite, che è arrivata a costruirsi un girone d'andata così importante? Questa Inter è una squadra che deve trovare un suo equilibrio e che lo deve trovare velocemente e nell'alto. Il livellamento deve essere nell'alta qualità, non deve essere che 10 minuti in un modo e 10 minuti in un altro, oppure che si diventa titubanti, timidi, si ha paura di sbagliare. Se si ha paura di un male peggiore di quello che si ha, sicuramente ci accadrà anche quello, per cui non è così che si arriva in fondo al risultato finale, perché non ci sono ascensori, c'è una scala da fare, ti devi puppare tutti gli scalini da solo, uno dopo l'altro, fino in cima, insomma. Per cui bisogna darsi una mossa e questo fatto di avere dei valori si è evidenziato anche stasera. Probabilmente è il carattere proprio individuale che non ci si fa a mantenere determinati livelli, lo può fare per 2, 3, 4 partite, poi bisogna per forza abbassare perché è uno sforzo troppo notevole che non ce la fai a sostenerlo quello lì, perché se no non si capisce. E come si fa a sostenere questo? Si fa a sostenere, si piglia e non si fa giocare più, quello che non riesce a sostenere non si gioca più, perché o siamo da Inter o se no non ci si può giocare. Nell'Inter bisogna andare a giocare un'altra squadra c'è poco da fare. Se io non faccio risultati in questi 2 anni non mi fanno rifirmare il contratto, è giusto che vada via per cui funziona così, è giusto che venga uno al mio posto che fa i risultati da Inter, perché non è che si possa andare lì a sperare per rotolarsi dietro le giornate, rotolarsi dietro un pareggino, un risultato, ma questa l'ho giocata bene, ma questa l'ho giocata male. No, è proprio lo spessore che si mette in evidenza
dentro il contesto, dentro le situazioni, che è visibile che ha un timbro, che ha un brand, che ha un comportamento al di là di come va a finire poi il singolo episodio. Ci vado con la pesantezza della convinzione, della forza, della sostanza, del carattere, sempre oi oi. E bisogna cambiare. Grazie mister. Grazie a voi. Buonasera mister. Volevo chiederle, ha parlato tanto di carattere solido e come si fa quindi ad avere un carattere, si va carattere a solido? mettere a posto sempre qualcosa di più, a dire qualcosa di più, a fare qualche cosa di diverso, perché si ha bisogno di trovare un equilibrio, insomma. Perché qui, a questo livello qui nessuno ci ha portato, nessuno ci ha dato niente, ci siamo arrivati da soli. Bisogna fidarsi di quelle che sono le nostre qualità e bisogna poi prenderle totalmente quelle qualità lì e poterle riproporre ogni volta poi si va a giocare, ogni volta ci si allena, perché è il nostro livello, è quello che noi dobbiamo esibire di volta in volta. E ci sono molti calciatori che poi dall'Inter sono andati via e gli è dispiaciuto essere andati via, molti allenatori che sono andati via e gli è dispiaciuto essere andati via. Ecco, ora ce l'abbiamo, sarà meglio tenersi la stretta, perché sennò poi capita anche a noi. E allora, in attesa di mandare le giuste parole, i giusti messaggi domani ai tuoi ragazzi, so che hai invece un messaggio per i nostri amici a casa prima di salutarci. Sì, dobbiamo fare un SMS al 45 516 45 516. Io, se avete tempo, l'ho detto anche di là, lo faccio in diretta, ma se vi fidate lo dovete fare anche voi, ok? Arrivederci. Grazie mister, linea a voi.